i mendicinesi sono particolarmente legati, proprio perché è radicata nell'identità e nella storia di questo paese, di questo borgo. E richiama sempre tantissima gente, sì. Una volta addirittura era un richiamo anche per gli emigrati dalle Americhe, no? Che ritornavano per la Pasqua a Mendicino proprio per vedere Uiuovi Santo. E poi c'è un particolare, la ripresa di Uiuovi Santo nel dopoguerra, dopo il secondo conflitto mondiale, è stato voluto proprio dai soldati mendicinesi al ritorno dal fronte e dai prigionieri che erano ritornati liberi. Al ritorno a Mendicino, la prima cosa che hanno voluto fare al loro ritorno è organizzare proprio Uiuovi Santo. Francesco, in questo video poi ci sono alcune parti in cui si recita in dialetto locale, in dialetto mendicinese. Ci spieghi tu questa anche, allora, organizzazione? La parte recitata inizia, diciamo che c'è un confine, no? 1972, ultima versione di Uiuovi Santo organizzato dalle congreghe. Allora, Uiuovi Santo è sempre stato organizzato, o perlomeno fino al 1972 è stato organizzato dalle due congreghe, del Rosario e di Santa Caterina. Che sono alcune frazioni di Mendicino? Sì, allora Santa Caterina è proprio una chiesetta che sta proprio ai piedi del rione Castello, vicinissima alla chiesa madre, alla chiesa di San Nicola. E la congrega la congrega del Carmelo era giù alla chiesa di San Pietro, e queste due congreghe organizzavano di concerto Uiuovi Santo. Tant'è vero che fra le figure, fra i personaggi, ce ne sono due dolcissimi angeli che confortano con il loro ingenuo canto il Cristo, no? Che viene portato alla croce, e lo confortano con questo canto. Francesco, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più, Francesco, l'audio. È arrivata una telefonata nel momento uno. Che mi ricollego a voi, sì, vi ho perso. E allora, vi stavo dicendo, ho perso un po' il filo, quindi questi due angeli, degli angeli che confortano, questi due angeli che confortano il Cristo, che vengono annunciati da una ragazzina prima con dei versi, e quindi sono delle figure particolari che sono anche queste dei personaggi unici nella passione di Cristo di Mendicino, nel Uiuovi Santo, e fino al 72 la cura del canto di questi angeli la cura era data proprio alle due congreghe. Addirittura c'è un aneddoto che nel 1959 le due congreghe vanno in conflitto, le liti, no? Di quartiere, di paese, le due congreghe che vanno in conflitto, e addirittura una delle due congreghe si ritira e non manda il proprio angelo all'evento. Ed è stato l'unico evento nell'arco della storia di Uiuovi Santo che il Cristo è stato accompagnato da un solo angelo, appunto di quello del 59 con mio zio Raffaele Nardi. Poi stavamo dicendo, adesso ho perso un po' il filo del discorso. Stavamo parlando delle parti recitate le parti recitate, ecco appunto, dal 72 vengono chiuse le congreghe, quindi la Chiesa non organizza più l'evento, e dal 1976 un personaggio mendicinese, Tonino Catalano, giornalista, regista teatrale,
organizzatore, appassionato di questo evento. Mi sentite? Sì, sì. Sì, sentiamo. Dal 1976 insomma, prende le redini di questa manifestazione. Addirittura fra il 76 e il 77 fa arrivare da Cinecittà una quantità industriale di costumi, di abiti, e fa diventare questo evento un evento più scenografico, teatrale. E lui nel tempo arricchisce il copione della parte recitata, e quindi inserisce innanzitutto una parte recitata, e il copione viene arricchito da diverse parti. Quindi l'Ultima Cena, quindi con il Cristo e alcuni dialoghi, con un paio di dialoghi con gli Apostoli, quella di Pietro che è molto bella, per esempio. Poi c'è la cattura e il vero e proprio processo con Pilato, con la corte di Pilato, quella di Erode e i gran sacerdoti. Quindi questo Cristo che viene trasportato in queste tre scenografie. E tutto questo viene nell'ambito di una serata, viene interpretata. Dura circa un'ora questa parte recitata. Valeria vuole